Dobbiamo parlare di Samir Handanovic, dobbiamo parlare di Andrea Onana e più in generale della situazione, quindi della questione portiere dell'Inter che ciclicamente torna d'attualità oggi più che mai dopo un derby perso malamente che ha acceso tante polemiche, tante critiche, tra cui appunto quelle sul portiere e sulla posizione di Samir Handanovic. Non tanto perché l'Inter, non credo che l'Inter abbia perso il derby per colpa di Samir Handanovic, non è lui il capro espiatorio secondo me in una squadra che deve tirar fuori molto di più dal punto di vista caratteriale, della concentrazione, degli equilibri difensivi, deve ritrovare in generale una quadra. Però devo dire anche che il confronto con la prestazione di Maignan dall'altra parte, tra i pali del Milan, inevitabilmente ha portato secondo me a dover fare delle riflessioni. Più che altro perché dimostra ancora una volta questa partita, non che ce ne fosse molto bisogno, e avrei fatto volentieri almeno di questa ulteriore dimostrazione, però che da una parte, tra i pali del Milan, c'è un portiere che ad oggi probabilmente è tra i top 5, se non addirittura tra i top 3 portieri al mondo, come ho visto scrivere da molti sui vari social, cosa che noi purtroppo in casa Inter oggi ovviamente non possiamo dire. Per cui innanzitutto ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter in questo nuovo episodio di oggi che, lo dico subito, lo metto in chiaro, non è un attacco frontale a Samir Handanovic, non vuole essere una critica distruttiva nei confronti del nostro capitano, non è questo l'obiettivo dell'episodio di oggi. Che cosa vogliamo fare oggi? Voglio portarvi alcuni dati, dei numeri nero su bianco su cui ragionare e poi farci sopra delle considerazioni anche mie personali, dandovi la mia opinione su questo dualismo con Andrea Onana e sull'inserimento del nuovo portiere che vi dico subito, secondo me non può più attendere. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, cliccate subito sul tastino iscriviti così non vi perdete anche la nostra diretta delle 19:30 in cui approfondiremo tutti i temi e andremo anche ad interagire con la community interista di Passione Inter, come facciamo in maniera più approfondita anche poi nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Adesso però partiamo e al di là di quella che può essere la percezione di un portiere in calo, quindi come vi dicevo, voglio portarvi dei numeri perché c'è sempre un dibattito molto acceso su quanto sia colpevole o incolpevole su un determinato tipo di tiro, quanto era parabile, quanto è responsabilità del portiere, quanto anche i difensori invece potevano avere delle colpe su delle singole situazioni. Ci sono però dei numeri freddi, nero su bianco, che secondo me fanno suonare più di un campanello d'allarme. Ve ne elenco alcuni e c'è una statistica molto particolare che ho visto molto condivisa anche all'interno del gruppo Telegram di queste ore, che è stata riportata da Sky, una statistica un po' particolare, me la sono appuntata per leggervela senza commettere errori, eccola qua, dove si dice che Handanovic in questo momento ha il peggior passivo della Serie A tra il dato dei possibili gol derivanti dai tiri verso la porta e i gol subiti. Che cosa significa in poche parole? Che subisce di fatto più gol rispetto a quelle che sono le aspettative dei tiri in porta e questo non può essere che un dato sicuramente negativo. Un dato che poi ritroviamo anche in una piattaforma che noi utilizziamo spesso in Passione Inter per fare le nostre analisi. Tra le varie piattaforme vi segnalo quindi FBref, dove ritroviamo un Handanovic che si colloca di fatto nel 44% peggiore in Europa proprio per gol presi rispetto alle aspettative dei tiri in porta. È un primo dato che ci fa interrogare, ci fa accendere un punto di domanda, soprattutto perché se lo paragono al competitor di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero Maignan del Milan, Maignan si posiziona nel 90% anzi nel 10% migliore, quindi sostanzialmente solo addirittura il 90% dei portieri europei fanno peggio di Maignan in questa particolare statistica. Noi invece abbiamo Handanovic che ha soltanto il 44% dei portieri europei che fanno peggio di lui. In un confronto contro il Milan, che ripeto è una nostra diretta concorrente, è un dislivello piuttosto importante in un ruolo secondo me cruciale. Segnalo poi un altro dato interessante come quello relativo ai cross intercettati e parati dal portiere. L'Inter si posiziona in questo dato, ha un dato del 3% di cross agganciati e trattenuti dal portiere, mentre il Milan è addirittura quota 14,3% tra le top 3 in Serie A,
quasi 5 volte il dato dell'Inter. Questo è un altro dato interessante perché io credo che anche la presenza e l'abilità del portiere in uscita sui cross sia un qualcosa che va ad incidere anche nella fiducia e nella tranquillità del reparto difensivo, che sa di essere coperto anche da questo punto di vista. Un altro dato che ho visto sottolineato anche nel club di Passione Inter è quello dei troppi gol subiti in base a il rapporto a quelli che sono stati i tiri concessi verso la porta dell'Inter. L'Inter ha concesso fin qui, in queste prime 5 giornate di campionato, 19 tiri. Su questi 19 tiri sono arrivati addirittura 8 gol, ovvero un quarto di tutti quanti i gol presi dall'Inter nello scorso campionato di Serie A. Oggettivamente troppo. In percentuale, quindi l'Inter si posiziona in questo momento al terzultimo posto per percentuale di salvataggi con il 57,9%. Solo Sassuolo e Monza hanno un dato peggiore da questo punto di vista. Questi sono quindi i dati secondo me più allarmanti per quanto riguarda la porta e la situazione portiere. Lo ripeto perché voglio essere estremamente chiaro e non voglio essere frainteso. Questi numeri non spazzano via, non mettono totalmente da parte gli errori difensivi, la pigrizia di alcuni dei nostri giocatori nelle marcature anche su una rimessa laterale, come abbiamo avuto modo di approfondire nell'ultima live post derby, e tanti altri errori individuali e di squadra commessi in tutti i reparti. Però queste situazioni e questi errori anche individuali o di reparto non hanno francamente trovato mai o quasi un portiere che potesse fare da paracadute, diciamo così, in grado anche di nascondere questi errori, come invece è successo dall'altra parte, perché anche Lautaro nel finale di gara è stato lasciato libero sostanzialmente di colpire di testa in porta, lo stesso Cialanoglu è stato lasciato libero di calciare con lo specchio della porta spalancato, però entrambi poi si sono scontrati con un portiere che non ha fatto entrare la palla. Detto questo, volevo però sottolineare anche un dato positivo in favore di Handanovic, che riguarda soprattutto il gioco con i piedi. Sappiamo che si è molto parlato del miglioramento di Handanovic, nel gioco con i piedi, e anche nei numeri dimostra delle buonissime doti. Io, ho utilizzato la piattaforma WhoScored per fare un rapido confronto, che poi ho integrato anche con altri dati, e ho confrontato i dati di Samir Handanovic in questo campionato, in questa stagione 2022-2023, con i dati di Mike Maignan, portiere del Milan, e quelli di Musso, portiere dell'Atalanta, che in questo momento è la miglior difesa del campionato nel momento in cui stiamo registrando. E tramite WhoScored e altre piattaforme comunque emerge come rispetto ad entrambi Handanovic sia più in alto al momento come statistiche in tutti o quasi i numeri che riguardano il gioco con il pallone con i piedi, tra i piedi. Handanovic ne tocca molti di più, circa un terzo in più rispetto a Maignan e Musso, ha una precisione nei passaggi nettamente più alta, e anche nel lancio lungo prova il lancio lungo più spesso rispetto agli altri, anche con una buona efficacia. Quindi sottolineiamo anche questi dati sicuramente quando si parla di Samir Handanovic, per essere oggettivi e per analizzare tutto quanto. E forse, dico io, prima di andare verso la conclusione, anche in questo risiede la grande importanza che Inzaghi dà ancora ad Handanovic, e anche per questo, oltre agli aspetti di leadership e alla fascia da capitano, Inzaghi continua a confermare Handanovic, quindi per l'importanza nella costruzione dal basso, nel gioco dal basso, da cui per esempio nasce anche il primo gol segnato dall'Inter nel derby. Palla di Handanovic per Correa, scambio con Lautaro Martinez, Brozovic messo in porta, gol dell'1-0 per l'Inter partendo dal portiere. Allo stesso tempo però arriviamo alla mia riflessione finale e al perché secondo me comunque bisogna cambiare portiere da qui a breve. Va benissimo la costruzione dal basso, è molto importante, lo sappiamo, sicuramente Inzaghi è molto più competente di me e di molti di quelli che ci seguono per poter prendere queste decisioni, quindi avrà le sue motivazioni, e se sceglie di costruire dal basso in questo modo, ovviamente dobbiamo fidarci di lui. Dal mio punto di vista però, umile opinione personale, da un portiere mi aspetto soprattutto che pari, soprattutto che difenda la porta e che mi possa tirare fuori quel qualcosa in più. D'altronde siamo l'Inter e mi aspetto quindi di avere anche un portiere all'altezza dell'Inter. Altrimenti al posto di Handanovic estremizzo, potremmo anche metterci un altro regista direttamente, un giocatore bravissimo con i piedi, poi se para non para poco male. Sto estremizzando ovviamente. Però ecco,
dall'Inter che è tornata ai vertici, che lotta per i vertici, che ha fatto un ottavo di finale di Champions League l'anno scorso vincendo anche 2 trofei, che vuole riconfermarsi quest'anno sperando di fare ancora meglio, io mi aspetto anche un portiere che faccia la differenza, come dicevo, che la faccia in positivo nelle poche volte in cui viene coinvolto, in cui viene, chiamato in causa. E questa è la difficoltà dell'essere un portiere dell'Inter, di una squadra come l'Inter, ma è anche quello che ci aspettiamo ovviamente da un portiere dell'Inter. Cosa che comunque Handanovic ha fatto in alcune apparizioni l'anno scorso, anche in questo avvio di stagione, ci sono state situazioni in cui ha deciso in positivo Samir Handanovic, sono diventate però rare purtroppo e a noi serve anche la continuità in questo aspetto decisivo. Quindi l'Inter ha preso un portiere come Onana che per me è ancora molto sottovalutato da chi non lo conosce, anche in queste ore. Ricordo, stanno circolando tante dichiarazioni che sono molto importanti, tante dichiarazioni di stima nei suoi confronti da non dall'ultimo arrivato. Ne ha parlato benissimo Samuel Eto'o e qualcuno potrà dire è di parte, essendo un connazionale, e va bene, ma ne ha parlato comunque stravede per Onana e ne ha parlato molto bene in passato anche Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco che andremo ad affrontare, lo aveva fortemente sponsorizzato anche Neuer. Addirittura l'ex portiere Oliver Kahn, che penso tutti conoscerete, ha parlato di Onana come uno dei primi 5 portieri al mondo sotto tanti aspetti. Quindi ecco, all'Inter dovrà dimostrare di essere uno dei primi 5 portieri al mondo, sicuramente, però bisogna anche dargli campo presto, anche per un motivo indipendente dalla situazione Handanovic, perché Onana, lo sapete, arriva da un lungo stop, ai tempi dell'Ajax, dal quale è rientrato con qualche acciacco, diciamo così. Non è rientrato benissimo, doveva togliere un po' di ruggine dopo un periodo di stop. E da questo punto di vista ora si sta allenando, sta continuando a lavorare ovviamente con lo staff dell'Inter, ma giocare le partite è tutta un'altra cosa. Il ritmo partita, l'intensità e gli avversari è tutta un'altra cosa e, più fai stare fuori Onana, più secondo me si allunga poi il tempo di cui avrà bisogno per inserirsi, per tornare alla giusta condizione fisica e per ritrovare le giuste sensazioni tra i pali. Quindi, al di là del fatto che una scelta forte di prendere Onana e buttarlo subito nella mischia come titolare l'avrei comunque trovata interessante e coraggiosa e forse mi sarebbe piaciuta, ma a parte questo, ora sei partito in questo modo, ok, non possiamo cambiare quello che è stato, il momento di Onana però secondo me è ormai arrivato, con una piccola specifica. Adesso c'è il Bayern Monaco, partita in cui affrontiamo forse la squadra più forte della Champions o comunque tra le più forti e per quanto San Siro sarà tutto nerazzurro, ci sarà una grande spinta, mi aspetto una grande spinta da parte del pubblico, è logico potersi aspettare una partita molto difficile, parliamoci chiaro da questo punto di vista. Conoscendo quindi anche un po' quello che è l'ambiente nerazzurro, forse personalmente contro il Bayern non butterei nella mischia Onana subito, ma magari comincerei a testarlo dal Torino, dalla prossima giornata di campionato nel weekend. Purtroppo non hai sfruttato, secondo me, l'opportunità di schierarlo, per esempio, contro la Cremonese, quindi a questo punto lo farei aspettare una partita in più, ovvero quella contro il Torino in campionato. Fermo restando che dovremo poi essere tutti assolutamente pazienti nel sostenere il giocatore nel caso in cui dovesse commettere errori, come hanno fatto al Milan, per esempio, l'anno scorso dopo i primi errori di Maignan contro la Salernitana, non lo hanno abbattuto, lo hanno sostenuto ed è venuto fuori un grande portiere, ad esempio, e come dovremo fare in generale comunque secondo me per chiudere anche con tutta l'Inter, con tutta la squadra dopo queste difficoltà di inizio stagione e di inizio anno. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, con la mia analisi, se per voi il momento di Onana è arrivato e deve giocare già contro il Bayern, oppure se come suggerivo io sarebbe meglio farlo giocare dal Torino, o addirittura se secondo voi è meglio proseguire con Samir Handanovic. Fatemelo sapere nei commenti, la discussione poi ovviamente continua nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Prima di salutarvi vi lascio con in descrizione per chi ci ascolta in podcast un link all'analisi del nostro Simone Fritz, anzi scusate, del nostro Alessio Murgida, un'analisi post derby molto interessante con alcune chiavi anche tattiche da tenere in considerazione post derby, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi è su YouTube vi basta cliccare qui e vi consiglio vivamente di guardare anche questo episodio.